Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ancora una volta all'interno dell'Audi Q2, l'ultima generazione con l'ultimo facelift e, come di consueto, dopo aver visto una prova su strada, trovate il video qui in alto nelle schede se ve lo siete perso, vi porto a scoprire la tecnologia di bordo dal suo schermo dell'infotainment e anche il virtual cockpit davanti agli occhi del guidatore. Non esitiamo ancora, andiamo a scoprire come funziona tutto questo ben di Dio tech. Bene, questo è il display centrale dedicato all'infotainment della nuova Audi Q2. Non è touchscreen, è un tablet sospeso e vorrei ben dire perché per questioni di sicurezza è stato meglio che Audi abbia posizionato sul tunnel centrale il grosso manopolone con i pulsanti per controllarlo. Lo schermo quindi non è touchscreen, sarebbe molto pericoloso andare ad azionarlo allontanandoci così tanto, non che sia lontanissimo, però comunque bisognerebbe distogliere troppo gli occhi dallo sguardo, ma si può controllare tutto dal tunnel centrale. Abbiamo un pulsante per il menu che ci rimanda appunto al menu principale in cui ci troviamo ora. Con il rotore possiamo andare a ruotarlo, insomma, e quindi navigare tra le varie finestre. C'è una freccetta back, pulsanti per radio, media, navigatore o mappa, quindi cartina, e telefono, quindi pulsanti tutti molto chiari per aggiungere tutte quante le funzionalità che vogliamo appunto visionare. Partiamo dall'inizio. In primis nella home page abbiamo l'Audi Q2, quindi nella sua vernice grigia, insomma non è esattamente quella della versione in cui ci troviamo, come avrete visto nel nostro test drive, però comunque la vettura è la stessa. In basso abbiamo una riga che ci mostra l'orario e anche la connessione, perché quest'auto, ricordiamolo, è connessa. E sotto lo schermo, a parte il pulsante per il Drive Select, probabilmente non lo vedete, c'è anche un pulsante per mettere in off lo schermo, quindi in stand-by. Vi ricordo che questo schermo non è touch, quindi toccandolo non succederà niente, per fortuna è esente, almeno questo, da tutte le ditate di chi lo usa. Ripremendo sul pulsante con appunto il simbolo per spegnere lo schermo, si riaccenderà in maniera molto diffusa, molto calma, come avrete visto anche voi, ma direi di non esitare ancora, andiamo finalmente a scoprire tutte le funzionalità di questo sistema infotainment MMI della vettura. Premendo sul manopolone, quindi invece di rotearlo possiamo premere, andiamo appunto alle impostazioni della vettura stessa con il Drive Select. 5 modalità di guida: Efficiency. Andando a destra con il manopolone ci mostra le opzioni, quindi possiamo attivare le avvertenze per il risparmio, l'auto ci dà dei consigli. A sinistra andiamo su Comfort. Cambia anche, se vedete, un po' la forma della strada che percorre quest'Audi Q2. Abbiamo Efficiency con insomma delle tracce degli pneumatici verdi, quindi più green. In Comfort abbiamo un terreno un po' più dissestato, quindi adatta alle sospensioni. In Auto l'auto rivela automaticamente le asperità del manto stradale. In Dynamic viene settato un po' l'apparato più sportivo della vettura, quindi lo sterzo diventa più duro, l'acceleratore diventa più pronto, e anche il cambio con appunto il cambio DSG di questa vettura con le palette dietro il volante può essere controllato in maniera più sportiva, quindi se vogliamo dalla modalità sport. E infine Individual, premendolo abbiamo la possibilità di regolare il motore e il cambio in Comfort, in Auto o in Dynamic, le sospensioni in Auto, in Comfort e in Dynamic, quindi come vedete tutti questi parametri. Lo sterzo idem, il suono del motore addirittura può emettere un suono un po' più presente all'interno dell'abitacolo, questa è un po' una nerdata, permettetemi il termine, e anche gli assistenti adattivi di guida in Comfort, in Auto o in Dynamic, quindi la risposta un po' degli assistenti di guida, molto ma molto interessante. Per ora lasciamo in Auto e torniamo indietro mandando il manopolone a sinistra. Nelle impostazioni della vettura, oltre all'Audi Drive Select, abbiamo anche una finestra dedicata proprio alle impostazioni stesse. Possiamo impostare data e ora con un'impostazione automatica, manuale, ora, data e fuso orario, il fuso orario automatico, il formato dell'ora 24 o 12 ore, quindi AM, PM, e anche il formato della data, giorno, mese, anno, mese, giorno e anno, mese e giorno. Lasciamo tutto come sta e torniamo indietro di uno. Assistenza al conducente, diamo uno sguardo agli ADAS disponibili su questa vettura. Abbiamo l'avvertimento della velocità in base ai segnali stradali, quindi più 0, off, più 5 oppure per un'eccedenza di 10 o 15 km orari. Abbiamo anche un avvertimento manuale, possiamo settarlo da 0 a 240 km orari. E oltre a questo abbiamo ausilio al parcheggio, quindi ci mostra le impostazioni per l'attivazione automatica dei sensori, il volume diciamo acustico dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la riduzione, come sentite, del volume dell'intrattenimento, bassa, media o forte. Il volume aumenta sensibilmente.
Torniamo indietro, sempre in assistenza al conducente, abbiamo l'assistenza adattiva alla guida, quindi il cruise control adattivo, che memorizza l'ultima distanza che noi abbiamo scelto dalla vettura che ci precede e anche attivare o disattivare il mantenimento di corsia. C'è una pressione abbastanza tosta del volante, molto interessante. Oltre a questo abbiamo l'avvertimento della distanza da chi ci precede, con una regolazione da 0 a 3 secondi, tornando con questa bella diffusione, quindi non è netto ma è un passaggio diffuso, una dissolvenza nelle finestre. Attiviamo Audi Presense, quindi il sistema di preavviso, insomma, dagli ostacoli che precedono la vettura, appunto tutti intorno più che altro alla vettura, non un semplice sensore di parcheggio, off, rapido, medio o ritardato. Torniamo indietro, con il back restiamo nella finestra di assistenza al conducente con la lettura dei segnali stradali, riconoscimento automatico per il rimorchio, la velocità massima, quindi per il rimorchio stesso la possiamo impostare appunto se stiamo trainando un carrello ad esempio o una roulotte. L'Audi Side Assist, quindi se vogliamo insieme al blind spot abbiamo il rilevamento degli ostacoli, insomma di ciò che sopraggiunge verso la vettura, con anche un LED nella parte interna degli specchietti retrovisori esterni. Possiamo metterlo su off oppure più chiaro. Nel frattempo, mentre io lo sto regolando, vi mostro anche come cambia appunto l'intensità di questo colore. Guardate un po', adesso è su off, ma pian piano diventa sempre più intenso sui 4 livelli che separano off dal più chiaro possibile. Guardate un po', questo è il massimo. Tornando indietro, avvertimento di abbandono corsia, possiamo avere la vibrazione di avvertimento sul volante, per adesso è disattivata, il suggerimento di una pausa per la stanchezza del guidatore e anche il sensore di pioggia attivo che attiva automaticamente i tergicristalli. Nelle impostazioni del clima vediamo cosa possiamo modificare, abbiamo il ricircolo in automatico e anche l'automatismo del riscaldamento supplementare. Service e controllo infine ci dà accesso al controllo della pressione pneumatici, memorizza la pressione pneumatici, gli intervalli del service, quindi della manutenzione. Come vedete l'auto simula insomma un suo ingresso nel service di Audi ufficiale. Prossimo cambio oli entro 16.400 km o 375 giorni e la prossima ispezione. Quant'altro a 0 intervallo cambio olio dopo che abbiamo fatto la manutenzione, ma adesso lasciamo tutto come sta. E infine informazioni sulla vettura, numero di telaio, numero di chiave abilitate per la vettura. Nel menu possiamo andare al suono dal colore giallo. Il supporto dati non è disponibile, ma fa nulla, possiamo andare un po' a modificare con questo rotore, se avessimo collegato uno smartphone, ma non lo faremo e adesso vi spiego il perché, il livello di alti, bassi del subwoofer, il balance e il fader, gli effetti del suono stesso e anche l'adattamento del volume in base alla velocità. Torniamo indietro. Questo era per l'entertainment. Poi abbiamo il volume del telefono, quindi il telefono in silenzioso. Possiamo scegliere una suoneria, il volume della suoneria dei messaggi e anche la sensibilità del microfono interno alla vettura. Navigazione. Istruzioni della navigazione complete, sintetiche, solo info sul traffico o completamente off. Istruzioni della navigazione attive o disattivate durante una telefonata, il volume delle istruzioni della navigazione dal minimo. La navigazione non è attiva. La navigazione non è attiva. Come sentite. I comunicati, notiziari sul traffico on, off, FM, FM e DAB, i comunicati della DAB attivati e anche il volume dei comunicati stessi. Il segnale promemoria, vediamo un po', possiamo mettere una sveglia con un segnale acustico, un'avvertenza vocale e il volume anche. Il cellulare si trova ancora nella vettura. Perfetto, mi avvisa mentre io esco che magari sto lasciando lo smartphone nell'auto. Il sistema vocale interattivo, un dialogo sintetico impostato, insomma. Volume sistema vocale interattivo. Questo sarebbe praticamente l'assistente vocale della vettura stessa. E l'ausilio al parcheggio, volume anteriore e posteriore dei sensori, e questo è ciò che abbiamo visto prima. L'MMI Touch. Volume MMI Touch. Volume MMI Touch. Quindi questo è praticamente il volume dell'impianto stesso nelle sue varie finestre. Tornando nel menu abbiamo accesso alla radio. Info su Opel.it, sabato e domenica. Abbassiamo magari il volume, si può abbassare dal volante o dal rotore dietro la leva del cambio. Questa è praticamente la lista delle stazioni disponibili. Vediamo un po'
radiofreccia. Clicchiamo. Sul più possiamo avere accesso alle impostazioni del suono, ve le faccio vedere appunto sempre le solite rotelle per quanto riguarda le impostazioni di alti, bassi, subwoofer e anche il bilanciamento o la diffusione, il fader, sempre col rotore e col monopolone possiamo andare a modificare. Oltre a questo possiamo memorizzare la stazione come preferita, mostrare il testo della radio, come vedete, informazioni con il numero di telefono della stazione radio, l'account Twitter della radio e quant'altro, e il nome della canzone anche trasmessa tra l'altro. Una slideshow, quindi mostrare la copertina, se vogliamo, della stazione radio, i comunicati, come prima, ve li ho fatti già vedere, e la ricerca che può avvenire in base a questo, se vogliamo, slider, insomma. Infine, impostazioni della radio, attivare le frequenze alternative per la DAB, per le stazioni DAB analoghe ovviamente, banda larga, ordine stazioni della radio dalla A alla Z o un insieme, informazioni ampliate della stazione radio e la vista per le preferenze, insomma, dell'immagine, il logo della stazione radio, una cover della canzone che stanno trasmettendo, del singolo, o una slideshow, direi il logo della stazione radiofonica sulla quale siamo sintonizzati, banca dati online Grace Note attiva o disattivata, e la regione per i loghi stazione radio automatico, Albania, Belgio, bla bla bla, ma direi che in automatico ci va più che bene perché l'auto, come vi ho già detto prima, è connessa. Andando sulla sinistra possiamo avere accesso, sempre col monopolone, ai preferiti, ma non solo, FM o DAB, solo FM o solo AM, e tornando indietro abbiamo accesso ai media, quindi il collegamento in uno smartphone via Bluetooth, ma non ve lo mostrerò perché nel prossimo video che caricheremo di questa playlist appunto ci sarà un breve tutorial molto più diretto su come collegare lo smartphone via Bluetooth alla nuova Audi Q2. Telefono, idem praticamente, vedremo come collegare uno smartphone via Bluetooth. Al lato c'è un più che ci mostra un manager per i collegamenti, quindi con un telefono principale, un telefono aggiuntivo, quindi 2 telefoni collegati via Bluetooth, un collegamento per i dati con la SIM per la connessione, l'app My Audi, impostazioni Bluetooth, Bluetooth visibile, non visibile su off, il lettore audio Bluetooth e il nome del Bluetooth stesso, o ancora le impostazioni dell'online, impostazioni di collegamento dati, il contatore del traffico dati, quindi per la SIM, disattiva modulo dati e lo stato del collegamento. Oltre a questo abbiamo anche le impostazioni wireless, su off o on, e infine le impostazioni del telefono, impostazioni di suoneria e volume che adesso non sono attive perché non abbiamo una telefonata o comunque un telefono collegato in corso. Navigazione, andiamo a qualcosa di ancora più interessante. Qui ci dà un'istruzione se vogliamo, come vedete possiamo scrivere, ho messo la B, anzi no, un 8, torniamo indietro, facciamo la B di Bari, B A R. Perdonate la mia calligrafia pessima, ma non sono abituato a utilizzare un touchpad del genere. Mettiamo via Pietro Capruzzi a Bari. Calcolo dell'itinerario in corso. Ok, magari abbassiamo il volume. Possiamo zoomare in o out con il monopolone. Questa è la cartina, chiaramente nella sua vista Seguire principale. l'itinerario indicato. Possiamo con una freccetta al lato del monopolone a destra interrompere la navigazione, andare alle impostazioni della cartina, quindi con un colore automatico diurno o notturno, una visualizzazione standard satellitare o del traffico, la visualizzazione quindi in direzione di marcia in 2D, 2D col nord puntato in alto, 3D, una cartina con la destinazione e una cartina panoramica con tutto il percorso, informazioni sull'itinerario on-off, zoom automatico on, incroci solamente off, il contenuto della cartina MMI con tutte le informazioni, quindi traffico scorrevole, non scorrevole, informazioni sul traffico, attrazioni turistiche. Guardate quante cose si possono aggiungere. Francamente è un po' troppo, io per adesso lo lascio su tutto off e torniamo indietro. Come vedete, se torno indietro mi mostra solamente il mio itinerario. Oltre a questo, i criteri dell'itinerario stesso, quindi la navigazione dinamica, le autostrade, le vignette, le strade a pedaggio, insomma tutti quei criteri che possiamo scegliere per selezionare o meno un determinato percorso, traghetti, treno con auto al seguito, il blocco fascia oraria, quindi ZTL, o un blocco stagionale.
Oltre a questo abbiamo accesso alle istruzioni della navigazione, complete, sintetiche, solo traffico o off, le istruzioni durante una telefonata, potrebbero essere fastidiose, il volume delle istruzioni o la riduzione del volume dell'entertainment. Direi di ridurla al massimo perché non la sopporto. Impostazioni della navigazione. Visualizza sempre itinerari alternativi, l'avvertimento del rifornimento della vettura, modalità rimorchio, assistenza itinerario personale, l'avvertenza di avvicinamento, cancella destinazioni speciali My Audi e la modalità di presentazione, selezionando un punto di partenza. Audi Connect in questo luogo, vediamo cosa ci mostra. Meteo, prezzi carburante, informazioni del parcheggio, eventi cittadini, informazioni sui voli o sui treni, quindi l'auto è connessa. E appunto, per esempio, vediamo le informazioni sui treni, per esempio. La connessione della vettura ci dà informazioni sui treni disponibili, varie zone industriale, centrale, villaggio lavoratori, insomma molto ma molto interessante. Praticamente è inutile avere uno smartphone in questa vettura per quanto è completo questo sistema. Questo ovviamente è connesso anche in base al GPS e in base quindi alla posizione in cui ci troviamo. Blocca itinerario, 100 metri, quindi il tratto effettivamente bloccato dipende dall'andamento della strada. Sposta itinerario. Possiamo spostarlo con il manopolone. Calcolo dell'itinerario in corso. Visualizza itinerari alternativi, dati sul traffico online. Mi ha tra l'altro ricalcolato il percorso e le informazioni sul paese. Quindi Paese Italia, velocità vigenti in chilometri orari, ci dà praticamente tutte le informazioni. Magari siamo dei turisti in un altro paese e vogliamo sapere i limiti in qualsiasi paese nel quale ci troviamo in ogni momento. Molto ma molto utile, soprattutto per chi viaggia tanto. Possiamo anche parcheggiare lungo l'itinerario, cercare un parcheggio, memorizzare la posizione della vettura e anche avere dati sul traffico online. Qui la navigazione ci dà le svolte da prendere con i metri mancanti e il nome delle strade, qui la bussola, i chilometri mancanti, l'orario di arrivo, la scala se vogliamo, adesso siamo a 200 metri, e anche l'altitudine. Da cartina possiamo mettere a passa emissione destinazione, scrivendola o cancellandola. Passa alla cartina, abbiamo accesso direttamente alla cartina dove eravamo prima. Possiamo ricevere dei comunicati sul traffico, vento, traffico stesso, blocchi stradali e lavori in corso, una lista dell'itinerario, quindi ci mostra tutte le svolte come fosse quasi un roadbook, e anche le destinazioni specifiche lungo l'itinerario. Possiamo specificare delle pause in base lungo l'itinerario, appunto nei dintorni, lungo l'itinerario, nei dintorni della destinazione o in altra località. Possiamo cercare per nome, selezionare una categoria, destinazioni speciali My Audi, distributori, parcheggi, service Audi, aree di servizio, ristorante, hotel, stazione, aeroporto o ospedale. Anche qui criteri di itinerario, istruzioni della navigazione e impostazioni di navigazione. Tornati al menu principale, passiamo ad Audi Connect. Come vedete abbiamo le anteprime e la gestione degli utenti. Audi Connect ci mostra informazioni per quanto riguarda servizi, vediamo un po' la ricerca, apri speller, possiamo mettere lettera per lettera. Oltre a questo abbiamo passa tipo di carattere cirillico, il volume del touch MMI, il login in Audi Connect, il manager del collegamento e la durata delle licenze. Possiamo aggiornare Audi Connect, la gestione degli utenti, la privacy, e in merito ad Audi Connect quindi ci mostra dei contenuti appunto in merito proprio a questa funzionalità. Vedete tutte quante le informative. Torniamo indietro. Queste sono le notizie. Cancella anteprima delle notizie e tutto il resto. Abbiamo il meteo, temperatura esterna, località, percentuale di possibilità precipitazioni, millimetri di pioggia, temperatura e quant'altro. Qui è tutto lo stesso. Gestione utenti Audi Connect, anche qui il manager del collegamento con i vari utenti di questa vettura. Il meteo, i prezzi del carburante, le informazioni di parcheggio, queste sono le categorie che vi sto facendo vedere in breve, che possono essere visionate grazie alla connettività della SIM di questa vettura. Notizie online, siti events, informazioni di viaggio, informazioni voli, treni, pacchetti dati, ricerca online, info sul traffico online, cartina satellitare, destinazioni speciali,
update del software, quindi gli aggiornamenti dell'MMI, i contatti My Audi, Twitter, SMS, email, lettore audio wireless e anche la posizione di parcheggio. Oltre a questo abbiamo informazioni, navigazione, ci fa praticamente un mirroring di ciò che potremmo settare per ogni categoria. Navigazione, entertainment, comunicazione, accesso remoto vettura. Sono le varie categorie di quest'auto, molto ma molto completo. Audi Smartphone Interface, passa a manager collegamento, è ciò che vi ho detto prima, del telefono, possiamo utilizzare Android Auto e Apple CarPlay, e le impostazioni. Lingua italiano, non la cambiamo magari per non perderci, data e ora, come abbiamo visto in precedenza, impostazioni automatiche e quant'altro, manutenzione del sistema oltre alle impostazioni di MMI, unità di misura scelta, abbiamo velocità in km/h, miglia orarie, distanza in chilometri o miglia, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, pressione in bar o PSI, consumo litri su 100 km, miglia per gallone secondo gli Stati Uniti, secondo il Regno Unito e chilometri litro, volume in litri o galloni e basta così. Sempre in impostazioni di MMI, vediamo un po', abbiamo la regolazione della luminosità del display. Ora l'ho abbassato un po', ma noi la lasciamo al massimo per avere ancora più contrasto durante il giorno. Manager collegamento, come prima. Segnale promemoria di aver lasciato un telefono all'interno della vettura. Consigli di utilizzo. Sistema vocale interattivo è appunto l'assistente vocale e la configurazione iniziale di questo sistema. Andando a sinistra possiamo avere accesso anche alla manutenzione del sistema stesso, l'update, azzera l'installazione del driver e le informazioni della versione. Insomma, queste sono robe un po' più da smanettoni, chiamiamole così. Questo quindi era il sistema infotainment della vettura. Adesso passiamo a scoprire il virtual cockpit dietro il volante, dedicato quindi al guidatore. Allora, questo è il grandissimo display che può essere controllato dai raggi del volante. Da qui possiamo modificare un po' cosa visualizzare, perché qui, come vedete, c'è una barra in alto che ci mostra l'autonomia, il Bluetooth qualora fosse collegato con il nome della canzone, per esempio la chiamata, il telefono, appunto qui c'è la chiamata, e anche il navigatore. Da queste freccette modifichiamo, passiamo prima all'autonomia con le informazioni del trip e anche le varie temperature, i vari indicatori della vettura, ma anche data e ora, Bluetooth non collegato, telefono e anche le destinazioni. Inoltre, tramite il pulsante View possiamo andare a cambiare una visualizzazione che ci permette di vedere di più il contagiri e il tachimetro con una freccetta per la direzione, o anche in grande lo schermo, e questo vale per tutto. Guardate un po', ingrandisce o diminuisce tutto. Con questa rotella possiamo andare a visualizzare altre impostazioni del trip, ad esempio, come vedete date e ora, consumo, autonomia della D-Blue, memoria a breve termine, memoria a lungo termine, utilizzatori di comfort, per esempio la climatizzazione, l'assistenza al conducente col cruiser attivo e la lettura dei segnali stradali. In Bluetooth non abbiamo nulla, neanche in telefono, e in navigatore nella navigazione possiamo zoomare dentro o fuori con sempre OK. Possiamo aprire un'interruzione della navigazione con questi pulsanti, come vedete. Interrompi navigazione, colore cartina, visualizzazione cartina, orientamento cartina e zoom automatico, tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. E infine uscire con la freccetta. Da questo lato invece abbiamo l'attivazione di un pulsante specifico, il volume della navigazione, l'assistente vocale, attaccare la cornetta e i pulsanti per andare avanti o dietro con le stazioni e aumentare o abbassare il volume. Ecco, questa era la tecnologia di bordo dell'Audi Q2 nell'ultimo restyling. Come vi ho detto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e non perdervi quindi quando uscirà il nostro tutorial specifico su come collegare lo smartphone via Bluetooth a questa vettura. Ora non mi resta altro da fare che chiedervi se questo video vi è piaciuto, in tal caso lasciatemi un bel like. Commentate e fateci sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti riguardo a questa tecnologia di bordo, o se questo video magari vi è stato utile per qualche motivo. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo anche di seguirci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente sul nostro sito internet. Vi basta cercarci digitando wedrive.tv.